Materiale occorrente per l'installazione dell'ottica: ovviamente i due anelli, chiavi a brugola, bolle, strumento per addrizzare il reticolo, acquisto fenomenale della Fix Stick, e dinamometrica per fissare gli anelli, cosa molto importante che pochi fanno, ok? Per evitare rotture degli anelli, delle viti e quant'altro. E ovviamente la nostra carabina Bergara. Allora, iniziamo con il montaggio degli anelli. Chiaramente ho già allentato le viti. Andiamo a prendere il primo buco possibile e diamo una prima avvitata. È molto importante, come dicevo, stringere correttamente e verificare il serraggio delle viti. Ogni casa produttrice degli anelli dà indicazioni su quanto è possibile e utile serrare gli anelli, ok? Quindi non serrateli a caso, ma seguite le indicazioni date dalla casa madre. Adesso noi qua stiamo semplicemente dando un giro di vite per fissarli, per bloccarli. Poi dopo, quando andremo a dare il giro definitivo, utilizzeremo lo strumento apposta che è il nanometro. La chiave dinamometrica, infatti qua ci sono indicate i serraggi, eccoli qua, ok? Dice 1.9 newton, 1.8, ok? Quindi quelli della superficie, quindi quelli sopra, diciamo, quelli di serraggio, eccola qua, la base dice 3.4, sempre newton, ok? Una volta fissati la base dei due anelli, fissati per modo di dire, diciamo posizionate le basi dei due anelli, andiamo a posizionare la nostra ottica, ok? Molto importante la distanza oculare, quindi il nostro occhio dall'inizio della nostra ottica, ok? Deve essere posizionata correttamente in modo tale da non vedere ombreggiature intorno, aloni di ombra intorno, ok? Quindi regolate la distanza più vicino o più lontano, ok? In base alla vostra visuale, ok? Andiamo a posizionare a questo punto la parte superiore degli anelli, con le relative viti, senza stringere ancora una volta. Ma solo per vincolare l'ottica e fare in modo che non si muova troppo, non scivoli dalla nostra carabina. Cercate di stringere sempre in maniera uniforme, non stringete tutte le viti da una parte, mi raccomando, quindi date un po' di giri da una parte e un po' di giri dall'altra. Come potete vedere, fissati leggermente gli anelli superiori, l'ottica ha ancora facoltà di muoversi, ok? Quindi una cosa importante che andremo a fare adesso è fissarla e metterla in modo tale che la croce, il reticolo, sia perfettamente dritto, aiutandomi con una serie di bolle per verificare chiaramente che la carabina sia perfettamente in linea, ma soprattutto utilizzando questo strumento che ho acquistato anni fa, semplicissimo, della Fix It Stick,
che va posizionato esattamente qua sotto, quindi sulla nostra basetta, e con questo semplice meccanismo va a posizionare in maniera dritta la nostra ottica, quindi non fa nient'altro che un'azione meccanica che spinge e posiziona correttamente la nostra ottica, perché la base della nostra ottica è piatta, quindi agendo su questo perno non farà d'altro che mettersi in maniera parallela alla nostra base. Ora vi faccio vedere come agisce questo semplice meccanismo, questo strumento. La vite è dall'altra parte, ho attaccato semplicemente questa brugoletta, quindi dall'altra parte non faccio nient'altro che muoverla. Allora guardate, amplifico un attimo il movimento così da farvi vedere, vedete la base piatta della nostra ottica, ok? Guardate cosa succede quando vado a girare dall'altra parte, semplicemente raddrizzo la nostra ottica, ok? Vedete? Storta, questa la colpisce e la posiziona in maniera dritta, corretta. Questo va chiaramente verificato sempre con l'utilizzo delle nostre bolle, ok? Quindi posizionate una bolla sempre sulla carabina in modo tale da verificare destra-sinistra che la carabina sia correttamente allineata, quindi parallela al terreno, ed eventualmente un'altra bolla posizionata sopra alla nostra ottica per avere un doppio controllo. Quindi posizionato lo strumento sotto, bloccato, verificato la bolla anteriore con la bolla posta sopra la nostra ottica, ok, possiamo dire che è perfettamente centrato il reticolo. Attenzione perché è molto importante un reticolo centrato, soprattutto alle lunghe distanze, questo vi consente di evitare degli errori madornali. Ok, come vi anticipavo, una volta individuato il serraggio corretto e impostato sulla dinamometrica, vado a serrare prima le viti della base. Ok, sentirete lo scatto. Ok, arrivato lo scatto significa che avete raggiunto la misura corretta e ripetete sulle altre viti. Questo vi permette di non avere rotture di viti, ma soprattutto di evitare che si possano sganciare o allentare. E credetemi, anche per i più esperti può succedere che, a me è successo durante una gara, si allentassero delle viti e non capendo da che parte e per quale motivo i colpi stessero finendo fuori dal bersaglio, finito l'esercizio che ormai era stato compromesso, faccio per andare a muovere l'ottica o per prendere l'arma dall'ottica e l'ottica mi si è mossa perché queste viti si erano allentate. Quindi non sottovalutate assolutamente il serraggio corretto delle viti. Stessa operazione per le viti sopra. Sentito il click, alternate sempre da una parte e dall'altra, verificatele tutte. Il serraggio delle viti superiori chiaramente è inferiore rispetto a quelle della base, di solito è circa la metà. In questo caso io ho impostato come da istruzioni 1.8 Newton e il serraggio è fatto. L'ottica Tauron è un'ottica versatile progettata per i tiratori che cercano precisione a diverse distanze. Prodotta dalla Vector Optics, questo modello si posiziona in una fascia prezzo media, in realtà anche medio-bassa, quindi siamo sulle 400 euro circa, promettendo prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e potenziali vantaggi. Ingrandimenti 6x24, quindi un range di ingrandimento ampio che lo rende adatto sia per i tiri a distanza, a media distanza, quindi partire con un bel 6. Ricordiamoci che le vecchie ottiche fisse da cacciatore erano
proprio un 6x, e fino ad arrivare a un 24x, quindi anche permette di fare tiri anche a lunga distanza, quindi è apprezzabile sia per la caccia sia per alcune discipline di tiro. L'obiettivo da 50, campana da 50, ampio diametro, permette un'ottima raccolta di luce garantendo immagini più luminose e dettagliate, specialmente in condizioni di scarsa luminosità come all'alba o al tramonto. Le ottiche HD, quindi le lenti HD, la designazione HD suggerisce l'utilizzo di vetri di alta qualità con trattamento multistrato per minimizzare la dispersione della luce o aberrazione cromatica e massimizzare la chiarezza, la nitidezza e la fedeltà dei colori. Il reticolo, come vi ho anticipato, io in realtà l'ho scelto in 1000, ok? Solitamente 0,1 mil per click, quindi molto veloce, molto preciso, molto intuitivo, e in più, come abbiamo detto, presenza di zero stop secondo me è fondamentale, soprattutto in gara, quindi tiro, azzeramento, tiro, azzeramento. Primo piano focale, anche questa è una scelta che io prediligo sempre per motivi miei personali. Differenza tra primo piano focale, ve lo ricordo, il reticolo primo piano focale si ingrandisce con l'ingrandimento, quindi ingrandisco, si ingrandirà anche all'interno il reticolo, mantenendo le sue proporzioni rispetto al bersaglio. Questo è un vantaggio per stimare le distanze e utilizzare i dot, diciamo, del reticolo per appunto fare stime del calcolo della distanza. Sul secondo piano focale il reticolo rimane della stessa dimensione indipendentemente dall'ingrandimento. Ok? Costruzione solida, come abbiamo già detto, sono costruiti con un tubo d'alluminio aeronautico, quindi alta resistenza agli urti, alle sollecitazioni, al rinculo. Ricordo che questo ha un 1000G, è stato testato, quindi tenete presente che più o meno corrisponde a, io mi sono spinto fino a un utilizzo di un 3006 o anche un 300 Magnum, secondo me lo regge tranquillamente. Impermeabile, anti-appannamento, ok, ricordiamoci anche che quest'ottica ha correttore di parallasse, ok, laterale a sinistra. Che altro dire, accessori inclusi avete già visto, sono nell'unboxing, sono veramente notevoli. Tubo da 34, l'abbiamo già detto, gli anelli sono sempre compresi, quindi diciamo che è un prodotto molto versatile, sia per il tipo di ingrandimento, quindi lo rende adatto, diciamo, appunto sia a discipline di tipo sportivo sia alla caccia. Una buona luminosità data dall'ampiezza della campana, costruzione molto solida, molto robusta, quindi non teme il bosco, ok, e soprattutto l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Che dire, altro, secondo me c'è poco da dire, un'ottica altamente consigliata, soprattutto per chi vuole spendere poco e avere in mano un ottimo prodotto con un'ottima visibilità. Grazie a tutti.